Sto girando quest'isola da 2 settimane. Ho attraversato il sud, ho visto cascate mozzafiato e imponenti ghiacciai, ho attraversato stradine sperdute e raggiunto colonie di pulcinelle di mare. Ma proprio ora che pensavo di aver visto tutto, arrivano loro. Le Westfjords, così sperdute, così incontaminate. Ho ancora da parlarvi di loro lungo il mio viaggio. Tredicesimo giorno islandese. Riprendiamo la nostra tappa di avvicinamento al recondito nord-ovest. Mentre i paesaggi vulcanici a cui eravamo abituati qui lasciano spazio a verdi pianure e scenari più scandinavi. Quasi per caso ci imbattiamo in un'antica fattoria di torba, ristrutturata e adibita a museo. Ma la mia attenzione va soprattutto alla vicina chiesetta di legno. Dietro il suo antico cimitero. Sono più di 350 le chiesette islandesi come questa, persino in luoghi disabitati. Il nostro itinerario oggi ci porterà ad attraversare la penisola di Vassnes lungo il suo perimetro, per poi entrare verso le misteriose Westfjords. Ma come sempre ci prendiamo la licenza di fare tappe ogni volta che i paesaggi richiedono di essere immortalati, ovvero molto spesso. Cavalli islandesi al pascolo. Si tratta di una razza equina autoctona, di piccola taglia ma non quanto un pony, che viene allevata per agricoltura, equitazione e ultimamente anche turismo. E poi i panorami costieri, dalla bellezza selvaggia e con una densità abitativa umana prossima allo zero. La giornata a tema naturalistico ci regala incontri ravvicinati anche con le sterne artiche, una specie di uccelli migratori molto diffusa in Islanda, soprattutto sulle coste più miti. Ma a parte l'avifauna, gli anfratti rocciosi di queste coste offrono l'opportunità di osservare un'altra specie che popola queste acque. La foca. La loro passione per le rocce riscaldate dal sole ci regala l'occasione di osservare questo esemplare da una buona distanza, mentre sembra godersi il tepore estivo. I prossimi 3 giorni li dedicheremo ad esplorare i Westfjords, la remota penisola nord-occidentale dell'Islanda, talmente selvaggia e isolata da essere considerata inabitabile persino da molti islandesi. La strada principale di accesso alla costa orientale della penisola è da subito un perfetto biglietto da visita di ciò che ci attende. Scogliere battute dai venti artici e profonde insenature del mare ci restituiscono paesaggi di primordiale bellezza.
La civiltà del terzo millennio non alberga qui, se non in qualche minuscolo avamposto per umani che amano respirarne la quiete e la solitudine. Uno di quelli che non potevo perdermi è senz'altro Djupavik, con la sua fabbrica di lavorazione delle aringhe ormai abbandonata da 60 anni. Un rudere a testimonianza di quell'epoca di economia ittica di cui vi ho parlato nel precedente episodio. Costruito nel 1935 come il più grande edificio in cemento in tutta l'Islanda, l'impianto di lavorazione di aringhe era un fiore all'occhiello dell'industria ittica nazionale. Sfortunatamente, meno di 10 anni dopo, iniziò un rapido declino del mercato per via dello spopolamento dell'oceano. La chiusura definitiva avvenne nel 1954 e da allora viene conservato per l'interesse storico. Ma se la fabbrica conobbe l'abbandono, la bellezza della natura preservò il villaggio nei decenni, facendo sì che pochi temerari vi ci stabilissero la loro residenza estiva. E così è ancora oggi. Mentre riprendiamo il nostro vagabondaggio di fiordo in fiordo, in totale solitudine, rimaniamo affascinati dai paesaggi intonsi che si susseguono ai nostri sguardi e procediamo quasi con timore, come se potessimo essere stati trasportati su un'isola sconosciuta e disabitata. Troviamo un villaggio di 50 anime, ma che con mio stupore ospita una chiesa dell'Ottocento, nemmeno tanto piccola, ed il suo annesso cimitero. E poi avanti fino all'ultimo avamposto umano, che un tempo era popolato dagli operai di un altro stabilimento di lavorazione delle aringhe, ora abbandonato dalla Seconda Guerra Mondiale. Attorno a noi il silenzio è rotto solo dal richiamo delle sterne artiche. Buongiorno amici, stiamo tornando da Norðurfjörður verso Ormavik e poi ci sposteremo oggi verso la costa ovest del Westfjord. Come vedete è una giornata da cartolina, quindi bellissima e anche non facile per il clima islandese. Il mattino seguente riprendiamo la nostra esplorazione verso le Vestfjords centrali e il meteo favorevole ci regala da subito paesaggi di grande fascino. Lungo il percorso facciamo una sosta al Kastallinn, il castello, un casale abbandonato risalente agli anni '20 che attira la curiosità dei pochi turisti per via delle sue forme alquanto insolite da queste parti. In origine di proprietà di un ricco mercante, ma ormai è in stato di abbandono da decenni e oggetto di parziali restauri puramente conservativi. La giornata scorre piacevolmente tra un fugace avvistamento balene, proprio nel bel mezzo di questo fiordo, e uno spuntino, cialde e marmellata, in una caffetteria a conduzione familiare ricavata in una storica costruzione islandese in torba. E infine eccoci a Ísafjörður, il maggior insediamento urbano delle Vestfjords. A dispetto dei soli 2500 abitanti, questa cittadina vanta un ospedale, una biblioteca, un centro commerciale, alcuni musei e persino un aeroporto.
e anche una ex stazione radar su una terrazza naturale, da cui la visuale sul fiordo è vertiginosa. Poco oltre la città, i profili montuosi si riflettono negli specchi d'acqua e perfette spiagge sabbiose creano atmosfere suggestive e rilassanti che lasciano senza parole. Siamo nell'Islanda più autentica, quella meno turistica, ma la bellezza di questi paesaggi incontaminati riempie i miei occhi di grazia e fa vibrare le corde più profonde dell'animo, come dinanzi a un'opera d'arte. Il nostro itinerario ci porta ad attraversare i fiordi occidentali di questa penisola, che ci riservano ancora una giornata ricca di panorami imperdibili. Ad esempio, una tappa obbligatoria è alle cascate di Njandi. Spesso chiamata il gioiello dei Westfjords, è una delle cascate più emozionanti in Islanda. Salendo lungo il sentiero, ci si trova a tu per tu con una composizione di 7 cascate a formarne una sola, come un velo nuziale d'acqua lungo un centinaio di metri e adagiato sul fianco della montagna. Un'esperienza multisensoriale che lascia assolutamente affascinati. La giornata sarebbe stata già splendida se fosse finita così, ma ciò che accadde nelle successive 3 ore la rese memorabile. Avevo notizia di un villaggio sperduto proprio in uno di questi fiordi, in cui un artista islandese aveva dato vita a un museo all'aperto di sculture naif. Mentre stiamo curiosando, ci dà il benvenuto Gerhard, un loquace e simpatico scultore tedesco, che ci spiega di lavorare qui tutte le estati, con studenti volontari da tutta Europa. Il progetto mira al recupero delle opere di Samuel Jonsson, artista islandese che qui aveva vissuto in solitudine la sua terza età, creandosi un mondo di fantasia attorno alla sua casa. Quando veniamo via dal museo, abbiamo ancora il sorriso sul volto.